Allora, sto per assemblare una scatola di controllo elettrico con il PID. Vediamo un attimo una preview prima del montaggio di qual è il materiale di cui mi sono dotato. Allora, abbiamo la scatola elettrica che è stata opportunamente forata e a cui ho applicato il supporto della placca. Qui c'è la sonda, il termostato del Linkbird che veniva già fornito con questo che è un relè a stato solido da 40 A. Io ho comprato poi questo aggeggetto dalla Cina, un dissipatore. Questo serve per bloccare il PID. Poi abbiamo componentistica per fare la presa elettrica con questa lucetta, che in realtà questo solo è un portalampada e questa è la lucetta, che serviranno per alimentare poi la resistenza elettrica che andrò a mettere nella pentola di mesh. Quindi la resistenza sarà attaccata a questa presa e la lucetta nella mia perversa immaginazione sarà quella che dovrà dirmi se sta passando corrente per quella presa. Cavi elettrici, questi li ho ottenuti spellando un pezzo del cavo originario con cui darò l'alimentazione alla corrente principale alla scatola. Ho preso un cavo da 2 poli più terra con la sezione dei fili e 2,5. Sono fatto consigliare da persone competenti in materia. Qui abbiamo la sonda. Devo ancora fare alcuni buchi sulla scatola. Qui c'è solo l'alloggio per il PID, poi ho fatto dei fori per il passaggio dell'aria. Devo fare ancora i fori per il passaggio del cavo della sonda e presumo qua quello per l'ingresso proprio della corrente. E volevo fare un attacco rapido per questi. Ci sto pensando a dei connettori XLR, ma quelli che si usano per i microfoni. Probabilmente potrebbe essere un lavoro che farò più in là col tempo, non subito. Invece per i lavori interni inizialmente avevo pensato a questo per il dispaccio per i fili, e tra l'altro ne ho preso uno di sottodimensionato per i miei fili, quindi avrei dovuto comunque cambiarlo. Quando ho visto questi è stato amore subito a prima vista. Vediamo se riesco a zoomarli bene. Questo è uno sdoppiatore di fili, c'è anche con 5 vie, quindi si mette il filo dentro, ogni filo nella sua via, poi si abbassa semplicemente la leva e il filo viene incastrato. Piccoli, sono piccoli quanto una falange, comodi, credo che renderanno il lavoro molto più pulito. E questo è quanto. Allora, stiamo facendo un po' di prove, per ora va tutto bene, anche grazie agli amici del forum che mi hanno dato l'imbeccata, perché non avevo settato qual era la mia tipologia, la mia tipologia di sonda, e quindi mi dava delle misure sballatissime, e andava settata appositamente con un parametro, che viene riportato anche qui nel libretto di istruzioni che io non avevo letto. Ed è questa tabellina qui, il 21 e la PT100. Andava settato su uno dei parametri questo 21. Adesso vediamo che ho attaccato il phon che ha dato un segno di vita, non so perché. Adesso proviamo a togliere, stavo facendo delle prove incrociate col termometro espansione, proviamo a togliere questo da qui, eccola là che parte il phon ogni tanto, e si è accesa la lucetta. adesso lo spengiamo proprio, si è accesa la lucetta perché il PID sta dando corrente
alla presa, è andato sotto i 50, che ho tolto dall'acqua calda. Ok, adesso stacchiamo la corrente. Appena passata Pasqua, non so se era capito. Allora, non ho ancora chiuso la scatola perché sto facendo delle prove, quindi qui abbiamo la sonda che entra in questa fessura meravigliosa, insomma, fantastica. Ok, da quest'altra parte abbiamo l'ingresso del cavo corrente. Ho applicato un po' di nastro adesivo con un pezzetto di gomma sotto per creare uno spessore in modo che non venga tirato né dall'interno né dall'esterno il cavo. Adesso apriamo per vedere come è stato fatto. Allora, qui vi rifaccio vedere subito il punto per non farlo tirare. Ok, quindi abbiamo relè, dissipatore, la connessione con il PID, ok, secondo lo schema fornito dalla fabbrica, poi la corrente che va in presa dal PID, la corrente che arriva a questi morsetti. Allora, come vedete io praticamente, vediamo un po' se da qui si vede meglio. Allora, i fili in entrata li ho attaccati direttamente a questi qua, quindi rimane un lavoro abbastanza pulito. Se un domani voglio cambiare il setup, alzo la linguetta arancione, sfilo il filo e niente, vado tranquillamente. Qui abbiamo gli allacci sul PID. Questi sono scomodissimi perché ho fatto il PID troppo vicino a questa parete e quel buco lì è sottodimensionato, però l'avevo fatto in previsione di un'altra cosa che poi non so se farò, ma per ora funziona così, quindi vediamo. La corrente che l'alimentazione per il PID, quindi neutro e massa, e il neutro, l'altro neutro che va qua direttamente alla presa, la terra sulla presa, la corrente alla presa gliela dà il relè, l'SSR, ok? Quindi questo splitter qui si prende la corrente e la manda per l'alimentazione del PID e una all'SSR che poi la riporta quando il contatto è chiuso. E qua non so se si vedono bene perché sono neri, ci sono i cavi della lucetta che ci dice se c'è la corrente sulla presa. È una cosa molto semplice, cioè non ci sono interruttori, non ci sono niente di particolare, quindi è molto 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 base. Però diciamo sono soddisfatto del risultato ottenuto. Adesso devo fare solo un po' di calibrazione sulla sonda che è un pochino starata e per il resto fatto.